Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, cosa ti sta per accadere? Toro. Allora, vediamo l'energia di questo evento. In quale ambito si manifesta? Relazioni, amore, casa, lavoro, spirito. Vediamo qual è l'ombra, ciò che può farti rallentare o può farti dubitare. Vediamo qual è l'aiuto invisibile, il dono che sostiene questo evento e poi il risultato finale, la manifestazione concreta, no? Cioè ciò che si raccoglie da questo evento che ti sta per accadere. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere subito. Allora, la porta, l'energia che sta arrivando. Boom! Regina di spade, arriva un'energia che porta chiarezza, lucidità, discernimento e capacità anche di tagliare ciò che non serve. Decisioni. Un'energia di chiarimento, di verità, di decisioni. Quindi questa energia si può manifestare come una decisione importante da prendere, una scelta da fare tra due persone, oppure una scelta da fare tra due situazioni, oppure un momento in cui tu devi affrontare la verità senza lasciarti guidare solo dall'emozione. Cioè, questa carta invita a usare la mente con onestà verso se stessi, a riconoscere ciò che è reale, che è vicino veramente alla tua anima, e ciò che non lo è. Sono curiosa di vedere il campo, vediamo qual è l'ambito dove c'è questa cosa. Lo sapevo che era l'amore. Gli amanti. Questa energia qua entra nell'ambito delle relazioni, dei legami affettivi. Necessità di scelta, di chiarire, usare la mente logica al servizio del cuore. Allora, questa carta parla di scelte d'amore importanti nei prossimi giorni, o di un incontro significativo che farai, o della necessità di decidere con chi e come investire emotivamente. Per esempio, per chi ha due possibilità o due persone nella propria vita, questo è un momento di decisione consapevole, netta. Qua si tratta di capire di quale percorso è in armonia con il tuo cuore e la tua vita. Cioè, a livello poetico sciamanico è come trovarsi davanti a due sentieri nel bosco, entrambi sono bellissimi, ma solo uno conduce al fiume del cuore puro. Vediamo qual è l'ombra, ciò che può confonderti. Sei tu, l'imperatrice. Che tu sia uomo o donna non importa, È la tua tendenza a lasciarti guidare dal piacere, dal comfort, dalla sicurezza materiale, dalla sicurezza emotiva. Questo può confonderti, cioè potresti essere tentata o tentato di scegliere la via più comoda, oppure di scegliere la via che è più gratificante a livello immediato, invece di seguire la chiarezza della Regina di Spade. Quest'ombra ti dice attenzione a scegliere solo ciò che risuona davvero e non ciò che è più comodo o sicuro sul piano emotivo. Vediamo qual è l'aiuto che ti arriva. Qual è l'aiuto invisibile, no? La risorsa interiore. La Regina di Bastoni
il coraggio, la passione, la capacità di agire con determinazione. Guarda, questo archetipo della regina di bastoni ti sostiene nella presa di decisioni con sicurezza. Ti aiuta a bilanciare ragione e cuore, intuizione e azione. Cioè questa è la forza che hai dentro che ti permette di affrontare eventuali conversazioni difficili, eventuali dichiarazioni d'amore o chiarimenti importanti senza paura. La regina dei bastoni non ha paura, è la maga, la sciamana, la strega. È l'archetipo che vive dentro di te. Cosa ne consegue? Cosa germoglia da tutto questo? Wow! Un nuovo inizio d'amore, asso di coppe. La manifestazione di un nuovo inizio emotivo, una scelta d'amore chiara, una scelta d'amore piena di energia positiva. Questo indica apertura del cuore, possibilità di una relazione autentica facendo questo, Oppure il consolidamento di un legame importante. Quindi, con questa carta cosa ci dice? Che chi prende decisioni sagge e consapevoli adesso, con questo che succede, potrai raccogliere un'apertura emotiva molto intensa, una soddisfazione straripante, c'è un amore genuino, ok? Allora, che tipo di evento è questo? Ti troverai davanti a un evento, a un momento di scelta importante in ambito relazionale. L'evento riguarda un legame significativo o più possibilità affettive. Che cosa ti è richiesto? Discernimento, chiarezza mentale, per non lasciarti guidare solo dai sensi, per non lasciarti guidare solo dal desiderio di comfort. L'imperatrice qua è in ombra, è in ombra. La regina di bastoni qua ti offre il sostegno invisibile per agire con coraggio e decisione. E l'asso di coppe rappresenta il risultato emotivo positivo, cioè l'apertura del cuore, relazione autentica. Quindi ambiti principali sono le scelte di cuore, quindi amore, relazioni, scelta tra due persone o una nuova relazione o il consolidamento di un legame. C'è un potenziale partner o due persone nella tua vita qui, o una persona. Tu stessa o tu stesso sei il protagonista della stesa, cioè sei chiamata o sei chiamato a non cedere a comodità o attaccamento superficiale. Quindi è come se ti trovassi in due sentieri del cuore, no? E la sfida è vedere chiaramente cosa è vero per te, senza lasciarti ingannare dal piacere o dal comfort immediato. E se la scelta la fai con saggezza e coraggio, il cuore si aprirà a un nuovo inizio emotivo pieno e autentico, Va bene? Allora, se avete due persone, adesso ti faccio le varie specifiche, se avete due persone, sta arrivando un momento di chiarezza mentale e discernimento. Quindi questo significa che se ci sono due persone nella tua vita o più possibilità affettive, più di una, più possibilità affettive, arriva l'evento che ti mette davanti una scelta chiara. Non si tratta solo di attrazione, di passione qua, cioè il cuore deve essere guidato anche dalla visione a lungo termine. Quindi le dinamiche principali sono la chiarezza e la verità della regina di spade, cioè devi vedere chiaramente la situazione, ossia cosa ciascuna persona porta realmente nella tua vita, cosa è autentico, cosa è illusione. Cioè è un momento in cui qualsiasi inganno o confusione viene rivelato. La mente deve aiutare a separare il desiderio dall'essenza vera. La scelta rispetto alle relazioni e gli incontri significativi, tutta questa scelta qua ha il potenziale per portare l'amore vero. Gli amanti ti indicano la necessità di una scelta attiva da parte tua, cioè non puoi lasciare che le circostanze decidano al posto del cuore. Potresti essere tentata o tentato di scegliere la persona più comoda, o più sicura, o più gratificante a livello sensuale e emotivo, invece di seguire la verità del cuore. Quindi il rischio di scegliere ciò che dà piacere immediato o una sicurezza apparente, ma non ciò che è profondamente invece allineato con i tuoi sentimenti e i tuoi valori. Ma la regina di bastoni ti aiuta, il tuo archetipo interno.
il coraggio, la passione e la determinazione per affrontare qualsiasi tipo di confronto, anche acceso, eventuali incomprensioni, e agire senza paura, seguendo l'intuito e la mente insieme. E ne avrai una relazione veramente duratura, soddisfazione emotiva e appagante. Quindi se hai due persone che ti suscitano emozioni forti, ma che hanno energie e percorsi diversi, è fondamentale qua vedere ogni relazione cosa offre davvero. Sicurezza e passione, piacere contro allineamento emotivo, compatibilità contro attrazione momentanea. Non scegliere ciò che ti dà comfort immediato, perché questo ti rischia una delusione futura, mi dice. Invece se fai la scelta con coraggio, c'è una relazione d'amore importante qua. Sì. Sì. Invece, per chi ha una sola persona o entra qua, parliamo d'amore, o entra una persona o hai già una persona. È importante valutare profondamente il legame con questa persona importante. Non c'è spazio per dubbi o mezze misure in questa stesa. Devi vedere chiaramente la situazione con mente lucida e capire se questa relazione è autentica, cioè se risponde ai tuoi bisogni emotivi e se il percorso comune è sostenibile, perché non basta il sentimento qua, mi dice che serve riconoscere cosa funziona e cosa no, cosa è vero, cosa è illusorio. È un momento di scelta consapevole qua, un chiarimento su ciò che si vuole davvero in una relazione, senza paura, con tanto coraggio. L'unica tentazione è quella di rimanere nella zona comfort, di scegliere la stabilità e il piacere immediato invece di guardare il quadro completo della relazione e magari giustificare o trattenere dei sentimenti senza guardare realmente alla verità del cuore. Ma qua la regina dei bastoni dice fallo, di la verità qual è? Se fai questa scelta con chiarezza, arriva un nuovo inizio emotivo profondo e bellissimo, cioè le carte in tavola scoperte. Apertura del cuore, emozioni autentiche, la relazione con questa persona, che sia nuova, che qua mi mettono anche una relazione nuova possibile, si rafforza o si trasforma in un percorso di vero amore, perché la scelta non è dettata dalla paura qua, o dalla comodità, ma dal cuore consapevole. Quindi con una persona nuova, perché qua me la marcano, oppure una persona che già conosci e una persona, sei chiamata a guardare la relazione dentro di te. Valuti, il legame è armonico con il tuo cuore oppure no? Supera l'ombra della comodità e del piacere immediato, usa la chiarezza e il coraggio, e qua c'è un inizio emotivo straripante. Sì. Devi ascoltare solo il cuore e non la soddisfazione immediata. Questo ti permette di entrare nell'amore autentico. Devi, guarda, ricordare che non bisogna restare intrappolati nella sicurezza apparente o nel piacere superficiale. Il vero amore, ti dice la stesa, nasce solo dal coraggio di sentire e decidere con sincerità. Ok, vediamo qual è il consiglio dell'oracolo. Una stesa potentissima, Infatti c'è una grandissima opportunità qua. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà in ambito amoroso e relazionale. Devi credere in te stessa, credi in te stessa o in te stesso e di le cose che devi dire, taglia laddove devi tagliare, di anche delle parole con assertività, devi credere in te stessa o in te stesso perché l'evento che accade ti apre all'amore autentico. Ok. E poi rilassati, hai fatto quello che dovevi fare. Fai una pausa, rilassati e prenditi cura di te. Poi fai questo e godrai dei frutti in un modo di rilassamento, di serenità e di bellezza. Ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.